Ciao a tutti, oggi parleremo della figura del promoter, del booking agent e del tour manager, cioè chi porta, in questo caso in Italia, dei gruppi dall'estero e li accompagna attraverso le varie tappe della tournée. E lo faremo con Daniela Giombini che, oltre ad aver lavorato con alcune tra le più importanti grunge bands dei fine anni 80 e inizio anni 90, ha soprattutto portato in Italia i Nirvana sia nel primo tour del 1989 e sia in quello del 1991, che avveniva soltanto 2 mesi dopo l'uscita e quindi il successo internazionale di Nevermind. Prima di ascoltare quello che Daniela ci ha raccontato, che vi garantisco essere molto interessante, se ancora non l'avete fatto, io vi pregherei di iscrivervi al mio canale YouTube Radio Dario Berlin Rome. Buona visione. Daniela Giombini, grazie. Grazie a te. Tu sei stata la titolare della Subway, un'agenzia di booking che è stata attiva dal 1986 al 1992-93, parzialmente in società con... Antonello Florio. E dove era la sede della Subway? Era a Roma, via dei Campani. San Lorenzo. A San Lorenzo, sì. Con la tua agenzia portavate in Italia gruppi stranieri, gruppi dall'estero. Come erano i mezzi di comunicazione all'epoca e come ve la cavavate con l'inglese? Allora, promuovevamo, esclusivamente gruppi stranieri. Nel nostro roster c'era anche qualche italiano, ma pochi. C'erano i Negazione, i Randaggi, gli Usmamo. Però per il resto era un'agenzia di booking in cui compravamo i gruppi dall'estero e li rivendevamo in Italia. All'epoca niente, c'erano i telefoni fissi, c'erano i fax, cominciavano, anzi prima ancora i Minitel erano usciti, erano degli oggetti francesi che si usavano, questi Minitel che erano dei precursori dei fax. E comunicavamo così, poi con gli uffici postali per le spedizioni, era tutto fatto in maniera artigianale. Quindi erano telefonate internazionali, sì, che immagino facevate in inglese. Facevamo in inglese alla meno peggio, nel senso che avevamo un inglese scolastico e niente di più. Sì, però sai, il livello di comunicazione poi nelle offerte, nelle trattative era su fax, per cui lì era più semplice. Certo. E non c'erano i contatti diretti con i gruppi. Come venivano visti i promoters italiani all'estero? Allora, venivano visti malissimo, perché noi venivamo da un periodo in cui i promoter italiani avevano fatto dei disastri, nel senso che non mandavano gli anticipi, il gruppo arrivava, a volte non veniva pagato, per cui erano ricercati in tutta Europa. Questi grossi poi avevano fatto tanti casini e non ridavano indietro i soldi dei biglietti. Per cui noi siamo capitati in un periodo che per lavorare con le agenzie inglesi dovevamo pagare il 100% anticipato, sempre, perché non si fidavano. E devo dire abbiamo contribuito in qualche modo a risollevare un po' l'onestà degli italiani, perché non erano tutti disonesti gli italiani, anzi è capitato che il gruppo non volesse suonare tipo i Napalm Death al Foro Boario perché hanno visto degli zingari e due cani hanno deciso che non suonavano, si sono spaventati, lì avevamo pagato il 100% anticipato, per cui... Hanno suonato alla fine? No, non hanno suonato, niente. Abbiamo perso dei soldi. Senti, questi erano gli anni della New Wave, del goth dark, del metal e poi subito dopo del grunge. Tu come ti sei appassionata a questi generi musicali?
Io vengo dal punk del fine anni 70, inizio anni 80. Ho seguito tutte le mode e controculture musicali, cioè dal punk alla new wave, al post-punk, al dark, gotico, al puzzle underground, fino ad arrivare poi al grunge, ecco. Ho iniziato con un gruppo musicale e parallelamente avevamo una fanzine. La fanzine si chiamava Schwarzkopf, e anche il gruppo musicale, di cui uscirono 2 numeri. Poi dopo un anno il gruppo si è sciolto e abbiamo continuato con la fanzine perché ci avevamo preso gusto a scrivere gli articoli, andare ai concerti, intervistare i gruppi, eccetera, e abbiamo cambiato il nome e si è chiamato Tribal Cabaret. Come Tribal Cabaret a un certo punto siamo arrivati al 6° numero e gli ultimi 2 numeri avevano un allegato sonoro, una compilation. Nel numero 5 di gruppi italiani, nel numero 6 anche francesi, spagnoli, mi sembra. Immagino in cassetta. Sì, in cassetta. Però c'erano anche nomi conosciuti, che ne sai, i Not Moving, Carillon del Dolore, i Ptos, che ancora esistono, francesi. E l'ultimo numero avevamo stampato 1000 copie, quindi ho passato inverni a duplicare cassette in casa, una alla volta. Quando sei passata a Rockerilla invece? Allora, a un certo punto il numero 6 aveva preso piede, avevamo anche fatto una bella intervista ai Sister Sommersi a Monaco e di lì a poco mi telefonò Beppe Badino di Rockerilla per collaborare con loro. Poi ci siamo trasferiti io e il mio socio Romano Pasquini, che faceva la fanzine con me, a Londra, e per cui eravamo i corrispondenti da Londra con interviste ai gruppi che andavano per la maggiore a quei tempi, intorno all'85. La lista degli artisti con cui hai collaborato è veramente lunga. Tra questi ci sono appunto i Napalm Death che abbiamo citato prima, gli Screaming Trees, gli Afghan Whigs, i Morbid Angel, i Madonney, gli Urge Overkill, Fat Stones, Skinny Yard, Cranes, ma insomma senza dubbio i più noti sono stati i Nirvana. Certo. Che tu portasti in Italia già nel 1989 all'epoca del tour che promuoveva l'album Bleach. E sì. Ci fu questo concerto a Roma al Piper Club che però fu interrotto. Come mai? Noi li avevamo comprati prima che uscisse Bleach. All'epoca era uscito soltanto Love Fats, il primo 45 dei Nirvana. Quando la Paperclip, che era l'agenzia olandese con cui collaboravamo, ce li ha offerti, era marzo, no? E Bleach è uscito, mi sembra, in luglio. E noi comunque avevamo pattuito 2 date per novembre dell'89. Il gruppo viaggiava insieme a Tad, quindi erano 2 gruppi, Tad e Nirvana. In un primo momento i Tad erano più conosciuti dei Nirvana. Quindi i Tad erano gli headliners? All'inizio sì, poi in realtà sia la data di Milano Mezzago, il Bloom, che quella di Roma hanno suonato per prima i Tad e poi come top billing in Nirvana. E a Roma erano venuti a vedere il gruppo anche Jonathan Poneman e Bruce Pavitt, i fondatori della Sub Pop, che avevano in questo caso i loro 2 artisti di punta che di lì a poco avrebbero suonato anche a Londra alla Storia. Per cui erano venuti per poi proseguire con loro il tour. La sera prima al Bloom Tad aveva avuto un'otite perforante, di conseguenza Kurt Cobain aveva cantato con i Tad e poi avevano fatto sì un bel concerto, eccetera. A Milano era andato tutto liscio, insomma, diciamo dal punto di vista di Nirvana. Assolutamente sì.
E invece a Roma? A Roma era andato tutto liscio, c'era la stampa, interviste, erano contenti il gruppo di vedere Jonathan e Bruce. E poi a un certo punto, mentre i Nirvana suonavano, Kurt Cobain si è arrampicato sugli amplificatori e si voleva buttare dagli amplificatori verso una palla tipo Saturday Night Fever, che c'era del valore di 50 milioni di lire. Certo. E per fortuna fu bloccato dai ragazzi della security, e in quel momento c'era Bornige, il proprietario del Piper, che mi mandò a chiamare, mi disse: signorina, se lei non lo fa scendere subito, lo facciamo scendere noi, e poi non so più se il suo amico riuscirà più a camminare. Era arrabbiatissimo, tant'è vero che dopo quel concerto non ha più dato il Piper per concerti per tanti anni. Lui poi ha pure distrutto la chitarra sul palco, cioè a fine concerto ha avuto come una crisi di nervi, che sembrava uno spettacolo, in realtà non sembrava tutto preventivato, no? In realtà non era stato così, lui aveva avuto proprio una crisi e in qualche modo voleva sciogliere il gruppo. Poi c'era stato anche il fatto che, rompendo la chitarra sul palco, facendola a pezzetti, aveva fatto cadere l'asta del microfono, per cui c'era il proprietario del PA System che era arrabbiato, e a fine concerto mi mandò a chiamare a me, a Kurt Cobain, e c'era anche il tour manager olandese, perché dice che adesso dovete ripagare il microfono, che in realtà non era rovinato, non era niente. Mentre io cercavo di tradurre a Kurt Cobain: guarda, dice che si è ammaccato, però non è vero, noi non gli diamo una lira, eccetera. Kurt Cobain prende il microfono, lo scraventa per terra e dice: adesso è rotto. E anche lì ci fu... Quindi gli avete ripagato? Sì, no, per fortuna c'era Jonathan Poneman che in quel periodo non c'avevano una lira anche come etichetta, però hanno ripagato i danni. Infatti il giorno dopo il microfono è stato ripagato subito, il giorno dopo siamo andati dai fratelli Bandiera a Via Cavour, sì, a ricomprare la chitarra. Cioè, siamo andati lì con Kurt Cobain e... Kurt Cobain, c'ero io, c'era Bruce, c'era Jonathan, il tour manager Edwin Helt olandese, e hanno ricomprato una chitarra per proseguire il tour. Una chitarra mancina, così? Sì, perché il giorno dopo il concerto al Piper era un day off, così hanno avuto occasione di visitare Roma, il gruppo si è riformato in qualche modo. E questa chitarra poi lui l'ha usata quindi nel resto del tour europeo? L'ha usata in Svizzera, poi c'è stata la data di Londra in cui l'ha fracassata. Certo. Lì, infatti praticamente il concerto di Roma è stata la prima volta in cui i Nirvana hanno fracassato una chitarra, la prima di una lunga serie di fracassamenti. Quindi la chitarra è durata 2 concerti praticamente. 3, 4, non mi ricordo, però erano pochi i concerti prima della storia dove suonavano insieme ai Madonna, a Tad e Nirvana. Questa prima esperienza con i Nirvana in Italia fu un po' travagliata, diciamo che qualche difficoltà c'è stata. Penso che dall'esterno si tende molto a pensare che sia una questione di fortuna, no? Cioè il promoter che becca per fortuna il gruppo giusto e quindi ottiene dei riscontri economici, approvazioni. Ma secondo me invece è anche e soprattutto una questione di coraggio e determinazione. Cioè quando uno fiuta l'artista giusto e insiste, persevera, cosa che infatti tu hai fatto quando poi 2 anni dopo i Nirvana sono di nuovo venuti in Europa per un secondo tour. Prima dell'uscita di Nevermind tu quindi avevi deciso di acquistare il tour. Com'è andata? Quando il gruppo diventa un po' più grosso tutti lo vogliono e te lo vogliono soffiare, per cui c'era stata pure una bella bega fra Booking Agent che ha alzato a dismisura le quotazioni. E comunque noi eravamo stati sempre dietro ai Nirvana nei 2 anni intercorsi, il loro successo aumentava sempre pur non avendo più fatto tournée europee, no?
e a un certo punto poi avevano cambiato etichetta discografica, avevano lasciato la Sub Pop, erano passati alla Geffen, avevano cambiato il manager, erano andati con John Silva. Insomma, il gruppo già si sapeva che avrebbe fatto un disco grosso, che sarebbe stato bello e che era grande. Noi l'abbiamo preso prima di Nevermind, però li abbiamo pagati tanto, c'è stata proprio una bega fra Booking Agent, che devo dire quasi volevo cambiare mestiere per quanta competizione c'era stata in quel periodo, con quotazioni sempre alle stelle. Tanto rispetto al tour precedente, però. Ma certo, il tour precedente diciamo che non lo voleva nessuno, l'abbiamo preso in noi perché in qualche modo già li conoscevamo e ci piaceva il genere. Nel frattempo erano diventati, diciamo, famosi e li volevano tutti, no? È stato drammatico il fatto che noi comunque già mesi prima avevamo buccato dei locali e poi è uscito a settembre Nevermind, i concerti erano a novembre, noi non abbiamo fatto in tempo a cambiare né locali e né ci andava perché ormai avevamo preso degli accordi con delle persone che li avevano fatti anche anni prima, però c'erano a ogni concerto 1 migliaio di persone fuori e con la paura che potesse succedere qualcosa di brutto, insomma era stato da una parte bello, dall'altra era qualcosa che è sfuggita totalmente al controllo di tutti, un successo così immediato non è mai capitato a nessuno, solo ai Nirvana. Ma questo è successo soltanto a Roma, questi problemi di ordine pubblico o in tutta Italia? Tutte e 3 le date che abbiamo fatto noi, come tour manager ho seguito tutte e 3 le date. E a Roma, prima del concerto, siete andati a mangiare insieme, immagino? Sì. Dove siete andati? Io stupidamente avevamo suonato al Castello Sì. e avevo prenotato la pizzeria di fronte, Frascati si chiamava, e a un certo punto la gente si è accorta che i Nirvana potevano stare di fronte, siamo venuti a vedere, hanno visto che c'erano e quindi è cominciato un codazzo di fan, tutti a chiedere autografi eccetera, tanto che alla fine ce ne siamo dovuti andare. I ragazzi sì, mangiavano sempre la pizza, margherita con latte, ma in quell'occasione vino rosso, non erano dei mangioni. Sono riusciti a finirla sta pizza? No, assolutamente. Io sì, perché me la mangiavo velocemente. Questo era pure l'avvento di Dave Grohl, no? Che non c'era nel tour precedente. Che impressione ti ha fatto? Cioè, era una personalità pesante all'interno del gruppo oppure era semplicemente un musicista? Allora, Dave Grohl è fantastico, ha aggiunto tutto quello che non c'era nei Nirvana perché era un ragazzo solare, divertente, sempre sorridente, giocarellone e quindi teneva su alto il morale della band. Oltretutto era anche bravo, aveva suonato già con gli Scream in Italia in tournée, questo gruppo punk, aveva abitato a Bologna, quindi aveva un sacco di amici italiani che specialmente a Bologna ha incontrato. Invece il concerto di Roma tu sei riuscito a vederlo, da dove l'hai visto? Allora, io dovevo contare se scattavano le percentuali, per cui dall'ingresso. Ok. Però poi mi ricordo ho visto in sala, sì. Cioè sei riuscita quindi comunque a seguirlo sì, il stavo concerto? dentro. Un po' sì, un po' no, perché poi era tanto lavoro, problemi di sicurezza. E io chiaramente ero indaffarata col tour manager europeo Alex McLeod per contare le percentuali, quindi il pubblico che entrava in più. Che però chiaramente la capacità era quella che era, per cui più di tanto non sono scattate e di fatto il gruppo è restato senza una lira come era prima, nonostante tutte le persone. Come dicevamo prima, tu eri anche tour manager, quindi viaggiavi con i gruppi. Hai mai avuto qualche disavventura durante il tour? Tante, magari non Racconta, avessi avuto. No, dipendeva dai gruppi, ecco. Ci sono stati dei gruppi con i quali ho avuto dei problemi. Nella fattispecie i Miracle Workers, nell'ultimo tour, quello di Overdose, niente, non stavano, il chitarrista non stava tanto bene ormai di salute.
causa i suoi eccessi, no? Mi ricordo che dopo il concerto a Rimini, niente, siamo stati 2 ore a aspettarlo sul pulmino e non tornava. Quando è tornato stava col peggio fattone della stazione di Rimini e io mi sono arrabbiata perché avevamo degli impegni, dovevamo andare, mi sembra, a Udine a fare il soundcheck, eccetera, quindi saremmo comunque arrivati in ritardo. Ho litigato con lui di brutto, ce ne siamo detti di tutti i colori, non mi ha menato perché era una donna, però arrivati a Udine, insieme al cantante, volevano incitare la folla per distruggere il locale, perché c'erano con me, con l'organizzazione della Subway, perché ho osato dirgliene di tutti i colori. E comunque era un gruppo in quel periodo già super pagato. Peccato perché mi piacevano molto. Questo perché il tour manager, per chi non lo sa, è un brutto pensiero. È il rompiscatole, no? Cioè quello che comunque... gli orari per forza. E invece qualche incidente che è capitato ai gruppi stessi? Il più usuale erano i furti. Infatti i furti c'erano stati agli Screaming Trees. Mark Lanegan era stato derubato di tutte le sue cassette tape che teneva nel furgone davanti, per cui chiaramente hanno visto che c'era qualcosa, hanno spaccato il vetro e hanno rubato le sue cassette. E invece a Roma agli Ski Yard, dopo che io ho insistito, mi raccomando non lasciate niente nel furgone, portatevi chitarre e tutto quanto in albergo, loro dice ma no, c'è il G8, c'è un sacco di polizia, ti pare, tutto quel peso, erano stanchi, hanno lasciato tutto nel furgone, la mattina non c'era niente, rubati tutta la strumentazione, batteria, tutto e il merchandising. Così hanno dovuto continuare il tour con le chitarre, batteria dei gruppi di supporto che all'ultimo momento abbiamo trovato e poi il merchandising nel frattempo se lo facevano rimandare dall'Olanda. In che zona di Roma stavate? Viale Manzoni. Però l'albergo insomma sembrava anche carino, però quella era una zonaccia. Un'altra volta invece sempre nello stesso albergo gli UK Subs che avevano lasciato il merchandising nel furgone sono stati rubati delle magliette eccetera. Poi per mesi a San Lorenzo vedevo degli anziani ma proprio vecchi con queste magliette con gli UK Subs e calcola che quelle magliette c'era Charlie Harper, il cantante che le fabbricava la notte con la ragazza. Infatti c'aveva tutte le mani colorate perché faceva a mano. Pensate. Sì. Come mai poi con la Subway avete deciso di smettere? Il mio socio Antonello Florio, lui era di Napoli e c'aveva già un altro lavoro a Napoli per la regione Campania, quindi era un secondo lavoro, diciamo, e non veniva più in ufficio e io mi ritrovavo in ufficio con gruppi tanti, almeno 7 al mese, una mole di lavoro e ero io solo come agente. Quindi calcola, negli ultimi anni non andavo più in tournée, facevo soltanto il lavoro da booking agent di manageriato in ufficio e c'era un sacco di grana. Insomma, io mi sono ritrovata in un momento che avrei dovuto prendere un altro socio, però l'avrei dovuto istruire, non c'era nessun altro e quindi niente, non me la sono sentita e piano piano ho sciolto la società. Più che altro mi sono fermata prima che le cose andassero malissimo, perché lì basta che perdevi un attimo il controllo e perdevi soldi a tutto spiano. Tu oltre a lavorare nel settore eri pure un'appassionata di musica che girava per i locali tipo il Wanna Club per esempio a Roma. Com'era l'atmosfera? Com'era questa scena musicale romana negli anni '80? C'erano un sacco di gruppi, ci conoscevamo tutti, siamo cresciuti tutti insieme e ci ritrovavamo al Wanna Club o al Piper Club, quei locali eccetera, per cui quando c'era un gruppo dal vivo ci rincontravamo tutti. Non c'era la scelta che c'era oggi sicuramente, c'erano meno eventi,
Però l'evento che c'era raggruppava tutti quanti. Daniela, grazie per aver condiviso questi ricordi Grazie con a me te. e con chi guarderà. Grazie.